Benvenuti, anime romantiche e sognatori incalliti, nel vostro porto sicuro, l'unico luogo dove i sentimenti non vengono solo raccontati, ma vissuti in ogni loro sfumatura. Bentornati su Gossip alla turca. Oggi ci troviamo di fronte a una storia che sfida le leggi del tempo e della logica, una narrazione che ci ricorda come certi amori, quelli scritti nel destino, non conoscano mai veramente la parola fine. Parliamo di due anime che hanno lasciato un'impronta indelebile nei nostri cuori. Cenk Torun e Mahsine Merabet. Se pensavate che il loro capitolo fosse chiuso, preparatevi a ricredervi, perché una serie di eventi a catena, confessioni, audio rubati e incontri segreti, sta riscrivendo la loro storia sotto i nostri occhi. Ma prima di immergerci in questo mare di emozioni, vi chiedo un gesto d'amore verso il nostro canale. Iscrivetevi subito, attivate la campanella per non perdervi neanche un battito e, se volete sostenere il nostro lavoro di indagine e accedere a contenuti esclusivi, cliccate sul tasto Abbonati. Un vostro like è una carezza al nostro impegno, un commento è il filo che ci unisce. Siete pronti a scoprire perché il cuore di Cenk non ha mai smesso di battere per Mahsine? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, si dice spesso che il tempo guarisca tutte le ferite, che la distanza affievolisca i ricordi e che la vita, inesorabilmente, vada avanti. Ma cosa succede quando il cuore si rifiuta di seguire questo copione razionale? Cosa accade quando un amore è così profondo da diventare parte del DNA di chi lo prova? È esattamente ciò che sta accadendo tra Cenk Torun e Mahsine Merabet, i protagonisti di una saga sentimentale che nelle ultime ore ha subito un'accelerazione improvvisa e travolgente, trasformando la nostalgia in una speranza concreta. Tutto ha avuto inizio non con un annuncio ufficiale, ma con la potenza deflagrante di una verità sussurrata. Una fonte molto vicina all'attore, una persona che ha vissuto all'ombra della loro relazione, ha deciso di rompere il silenzio, descrivendo il legame tra Cenk e Mahsine come qualcosa da cui non ci si può semplicemente allontanare. Le sue parole, chiare e incrollabili, hanno risuonato come una sentenza d'amore. Cenk non ha mai veramente lasciato andare Mahsine. Lei era il suo grande amore, e lo è ancora. Questa singola affermazione ha viaggiato attraverso il web più velocemente di qualsiasi comunicato stampa. Screenshot, riposte e clip montate ad arte hanno inondato le timeline nel giro di poche ore. Persone che un tempo si erano schierate, dividendosi in fazioni opposte, si sono ritrovate a mettere in pausa la loro vita frenetica, a scorrere indietro, a riascoltare l'intervista, cercando di cogliere ogni sfumatura, ogni respiro, ogni non detto. Era una confessione per procura? Un invito implicito affinché i due parlassero finalmente apertamente? O era semplicemente un amico che condivideva ciò che chiunque li conoscesse bene sapeva già da tempo? Mentre i commenti piovevano a migliaia, il dibattito si è indurito trasformandosi in una tempesta emotiva. Alcuni sostenevano che il tempo fosse passato e che anche loro dovessero farlo, altri insistevano sul fatto che certi amori non svaniscono, semplicemente attendono il momento giusto per rifiorire. Tuttavia, ciò che ha incendiato internet subito dopo non è stata l'intervista in sé, ma una fuga di notizie che ha il sapore del proibito. Un breve clip audio, presumibilmente tratto da una conversazione privata e attribuito alla voce di Cenk, ha iniziato a circolare nei gruppi di fan più ristretti prima di riversarsi nei feed principali. Nella registrazione, un uomo parla a bassa voce, con quella cadenza familiare, calda e malinconica, che i fan giurerebbero di riconoscere ovunque. A volte si ama una volta sola, dice la voce, e tutto ciò che viene dopo si trasforma in routine. La frase è rimasta sospesa nell'etere, cruda e non levigata, come se fosse stata estratta dal centro di una confessione notturna, fatta quando le difese sono abbassate. Nel giro di pochi minuti, il fandom ha emesso il suo verdetto unanime: il bersaglio di quella frase, la musa ispiratrice di quel dolore, poteva essere solo una persona, Mahsine. Naturalmente, nulla si diffonde più velocemente di una voce stratificata di desiderio e rimpianto. Alcuni scettici hanno insistito sul fatto che l'audio fosse vecchio, altri hanno giurato che fosse nuovo, e alcuni hanno persino messo in dubbio la sua autenticità. Ma il tempismo è stato brutale, quasi cinematografico, perché proprio mentre la nota vocale prendeva fuoco, Mahsine stessa ha rotto il suo silenzio.
Non lo ha fatto con un'intervista patinata, né con un comunicato freddo e formale, ma con una storia su Instagram breve e snervantemente precisa. Alcuni sentimenti non svaniscono mai con il tempo, ha scritto sopra una foto delicatamente illuminata, dai toni soffusi. Nessun nome, nessun tag, nessun melodramma superfluo. Solo una riga che portava dentro di sé un'intera storia, un peso specifico enorme. I fan hanno immediatamente collegato le sue parole all'audio trapelato, dichiarandolo una risposta, un segnale, forse persino una dichiarazione che non si era permessa di fare prima. Era un dialogo a distanza, condotto sul filo dell'invisibile. E mentre la gente discuteva su intenzioni e sottotesti, un nuovo pezzo di prova è scivolato nella conversazione, rendendo il quadro ancora più nitido. Un fan, appostato vicino a un ristorante discreto e poco illuminato, ha registrato un rapido video di Cenk che usciva da una porta laterale. La location era nota per essere tranquilla, il tipo di posto dove le persone parlano senza essere ascoltate, lontano dagli occhi indiscreti della mondanità. La voce che circolava era che Massine fosse sgattaiolata via poco prima, da un'altra uscita. Non c'erano fotografie di loro fianco a fianco, nessuna portiera dell'auto tenuta aperta per lei, nessuno sguardo rubato catturato da un obiettivo. Eppure il tempismo, il luogo, la segretezza, tutto sembrava il primo passo cauto verso una conversazione privata che avevano evitato per troppo tempo. Qualcuno vicino all'attore ha aggiunto benzina sul fuoco confidando ciò che molti sospettavano. Secondo questa fonte, Cenk era emotivamente instabile da mesi. Continuava a tornare alla stessa domanda, quella a cui solo una persona poteva aiutarlo a rispondere. Aveva bisogno di parlare con Massine. La fonte ha insistito sul fatto che la loro rottura non era mai stata veramente chiusa, c'erano porte lasciate socchiuse, parole lasciate non dette e una tenerezza che si rifiutava di morire. Non l'ha mai veramente dimenticata, ha detto la fonte. Ci ha provato, Dio sa se ci ha provato, ma non si possono cancellare certi capitoli come se non fossero mai stati scritti. Nel giro di poche ore, i fan stavano scrivendo i loro finali alla storia. Nuovi hashtag sono fioriti ed entrati in tendenza, le biografie dei profili si sono aggiornate durante la notte e le timeline sono passate dalla nostalgia alla speranza frenetica. Si poteva praticamente sentire la folla costruire una pista di atterraggio per una riunione, volendola far esistere con ogni retweet e ogni didascalia. Poi è arrivata una nota sorprendente di grazia da una voce che pochi si aspettavano di sentire di nuovo. L'amica di Goop, sì, la stessa le cui parole avevano dato inizio a tutto questo, ha chiarito la sua posizione. Ha detto di sostenere qualunque cosa rendesse Cenk veramente felice. Se il suo cuore pendeva ancora verso Massine, allora avrebbe dovuto seguirlo, anche se ciò significava farsi da parte. Non c'era amarezza nelle sue parole, suonava come una chiusura modellata dalla gentilezza, una resa di fronte alla forza inarrestabile del vero amore. Un attore che una volta ha lavorato con Cenk, parlando in condizione di anonimato, ha aggiunto un dettaglio che ha tirato il filo della narrazione. Ogni volta che si parlava d'amore, ha detto, Cenk cambiava argomento o ci scherzava sopra, erigendo muri. Ma se qualcuno menzionava Massine, la sua intera espressione cambiava. Potevi vederlo nei suoi occhi. Non aveva bisogno di dire una parola, il suo silenzio urlava. Da lì, Internet ha fatto ciò che sa fare meglio, investigare. I fan hanno allineato i post recenti di entrambi, notando le strane coincidenze che non sembrano mai accidentali col senno di poi. Abiti simili che apparivano a giorni di distanza, foto scattate negli stessi quartieri, canzoni condivise nelle didascalie che facevano eco l'una all'altra. Non erano solo sovrapposizioni estetiche. Sembrava una conversazione condotta in pubblico, mascherata da vite separate, un codice segreto che solo loro potevano decifrare completamente. Un giornalista ha persino affermato di aver visto Massine uscire dall'edificio dove vive Cenk. Non c'era nessuna fotografia a verificarlo, solo un'affermazione sicura e una descrizione attenta di un outfit che assomigliava terribilmente a uno che lei aveva indossato in un post recente. I dubbiosi chiedevano prove. I credenti lo chiamavano l'ultimo pezzo del puzzle. Poi un parente è entrato nell'inquadratura. Un cugino di Massine,
pressato per un commento, ha detto qualcosa che è rimasto a lungo dopo che l'intervista è finita. Cenk era come uno di famiglia, ha detto il cugino. Quando si sono lasciati, ha lasciato uno spazio che nessuno è riuscito a riempire. Non era sensazionale, e forse è per questo che contava. A volte i dettagli più silenziosi portano il peso maggiore. Proprio quando sembrava che non si potesse aggiungere altro, Cenk ha cercato la nostalgia. Ha caricato una vecchia foto di un tramonto, l'orizzonte sfocato in ambra e rosa, una morbida silhouette di una donna appena visibile vicino al bordo dell'inquadratura. La sua didascalia era semplice, devastante, alcuni ricordi sanno di casa. Si poteva quasi sentire il sussulto collettivo. Non era una prova forense, era risonanza emotiva. E quella può essere ancora più potente. A quel punto, le teorie avevano superato le voci. I sussurri suggerivano che i due stessero considerando la terapia di coppia, non come uno spettacolo, ma come un tentativo privato di incontrarsi dove sono ora, non dove erano allora. Una fonte di produzione ha affermato che Cenk stava leggendo libri sulla comunicazione e l'attaccamento, persino programmando sessioni con uno psicologo per disimparare vecchi schemi comportamentali. Se fosse vero, suggerirebbe qualcosa di diverso questa volta, l'intenzione. La volontà di costruire, non solo di sentire. I fan si sono radunati dietro quell'idea. Hanno iniziato a redigere thread sulle seconde possibilità, condividendo le loro storie di riconquista di ciò che pensavano di aver perso, e taggando entrambi con gentili incoraggiamenti invece di richieste pressanti. Le persone hanno iniziato a coordinare campagne di supporto, non per fare pressione, ma per segnalare che se la riconciliazione fosse sul tavolo, il pubblico l'avrebbe accolta con calore, non con scrutinio. E poiché questa è l'industria in cui vivono, c'era un'altra voce che ha triplicato la carica dell'atmosfera. Sussurri dall'interno del mondo dei casting suggerivano che Cenk Torun e Mahsine Merabet fossero stati contattati per recitare insieme in una nuova serie. Solo una proposta, solo una possibilità, ma anche quello era sufficiente per far correre l'immaginazione. Il pensiero di loro che condividono di nuovo lo schermo, navigando amore, conflitto e destino in un mondo sceneggiato, sembrava il tipo più poetico di premonizione. Se questo progetto dovesse realizzarsi, non sarebbe solo un altro lavoro. Sarebbe uno specchio tenuto davanti alla loro storia di vita reale, un'opportunità per dire a un pubblico ciò che non riuscivano a dire nelle interviste. L'idea da sola ha mandato le sezioni dei commenti in spirali di liste dei desideri e fantasie sugli episodi. Ancora nessun accenno di conferma, ma il rumore sta crescendo. Quindi, dove ci lascia tutto questo? Da qualche parte tra una confessione e un inizio. Tra ciò che era e ciò che vuole essere di nuovo. L'intervista, l'audio, il post della storia, l'avvistamento al ristorante, la benedizione dell'amica, l'osservazione del coprotagonista, il ricordo del cugino, la foto del tramonto, i sussurri sulla terapia, la possibile serie. Niente di tutto ciò significa certezza assoluta. Ma insieme, formano una mappa di un sentimento che si rifiuta di essere archiviato. Forse è così che appare quando due persone camminano con attenzione verso la verità. Forse è solo internet che tesse romanticismo dagli echi. O forse è il lento, ponderato ritorno di qualcosa che non se n'è mai andato. Voi cosa ne pensate? Credete nelle seconde possibilità, specialmente quando l'amore sembra così radicato? Vi piacerebbe vederli di nuovo insieme, nella vita e sullo schermo? Fatemelo sapere nei commenti, la vostra opinione è fondamentale per noi. Siamo giunti alla conclusione di questo racconto intenso e pieno di speranza. La storia di Cenk e Mahsine ci insegna che l'amore, quello vero, ha i suoi tempi e i suoi modi per farsi strada, anche attraverso il silenzio e la distanza. Noi di Gossip alla Turca continueremo a monitorare ogni singolo sviluppo, ogni sguardo e ogni post per tenervi aggiornati. Se questo video vi ha emozionato, lasciate un like e condividetelo con chi crede nell'amore eterno. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di considerare l'opzione abbonati per sostenere il nostro lavoro e unirvi alla nostra famiglia. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video, dove il cuore batte sempre più forte. A presto!